Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Sono le 6:30 di mattina, noi siamo già svegli, ma volevamo preparare una buona colazione per tutta la famiglia. Allora, vi andrò a fare una fantastica torta, ma semplicissima, al latte caldo. Si chiama così proprio perché va mescolata con il latte molto caldo e quindi per questo motivo. Vi dico immediatamente gli ingredienti e vi dico anche che è una torta è una torta molto semplice e che si fa in pochissimo tempo, giusto il tempo della cottura poi tra l'altro, va bene? Allora, l'unica cosa, mi raccomando, o dovete avere una planetaria con la frusta o dovete avere delle buone fruste elettriche. Ragazzi, noi da quando abbiamo trovato queste, la nostra vita è cambiata da così a così. È vero, è vero. Poi vi faremo vedere un attimino come funzionano perché sono efficientissime, veramente. Se la volete vi metto nell'info box tutte le informazioni per averla. Scusate la voce, ma sono un po' raffreddato. Siamo tutte e due proprio così. Ok, Allora, vi dico gli ingredienti: 4 uova fresche, mi raccomando che siano proprio fresche, noi come vedete ce le hanno portate proprio fresche di pacca, eccole qui, che andremo immediatamente a mettere nella ciotola. intanto Manfredo gioca. Sì, Manfredo c'ha il suo attimo di correre nel corridoio. Oh, ecco. Succede anche questo, purtroppo. Mi sono confusa con Manfredo, ecco qua. Meno male che va in cottura. Succede. Succede nelle migliori famiglie, a me succede spesso. Quindi 4 uova. 4 uova, eccoci qua. Intanto metto gli ingredienti così andiamo avanti. 220 grammi di zucchero, 230 grammi di farina che andremo a setacciare. Farina una qualunque? Farina 00. 00. Ok. Poi abbiamo mezza bustina di lievito, 160 ml di latte, 80 grammi di burro, un pizzico di sale e qua ci abbiamo io non butto niente, mai niente, anche perché a casa facciamo parecchi dolci per la colazione eccetera o regalare e quindi, o da regalare, no, e regalare e quindi ho tenuto da parte lo zucchero a velo del Pandoro, un Pandoro che ci avevano regalato, eccolo qua. Vi servirà poi per spolverare la vostra torta. Allora, andiamo immediatamente a frustare le uova, vi faccio vedere un secondo, proprio un secondo. Ci rivediamo tra poco. Mi raccomando, belle spumose. Guardate che spettacolo. Guardate le uova con lo zucchero cosa sono diventate con questa frusta elettrica. Allora, detto questo, ecco, aprirò nel lavandino a metterla. Ok, scusate il rumore. Ora vado a mettere il burro nel latte e vado a sciogliere tutte e due insieme, proprio così. Nel frattempo che il nostro latte caldo si scioglie, cioè il burro si sciolga nel nostro latte caldo, ecco qua, andiamo a mettere la farina per setacciarla e mezza bustina di lievito, così non ci saranno grumi o pallini o quello che sia. Ecco qua, a posto. Io ho preso anche della vaniglia, questa è quella che faccio io in casa per quando avanza il baccello, tolti i semini, ci metto un po' di acqua e la metto sotto fialetta, ovviamente per pochi giorni, mantenendola in un posto molto fresco, ok? Metto anche il pizzico di sale
Ecco qui, così tolgo le ciotoline, sono tutta felice. E adesso vado a prendere il nostro latte caldo. Oh, perfetto. Voilà. Nel frattempo, prima metto la farina dentro al nostro composto di uova, zucchero, vaniglia e sale. Prendiamo una spatolina, quindi un pochino per volta. Vado a mettere la farina e delicatamente la aggiungo, la miscelo con le uova in questo modo. Quando l'abbiamo messa tutta quanta, poi andremo ad aggiungere il latte, ma vi faccio vedere in quale modo. Quindi ci vediamo a... Ci vediamo a farina messa. Eccoci qua, abbiamo aggiunto tutta la farina al nostro composto, guardate che bello. Adesso ne prendo un mestolo, ecco qui per non sbavare troppo, e lo metto in una ciotolina. C'è un motivo, adesso vi faccio vedere, per stemperarla, perché se no, se io aggiungessi il latte bollente caldo, perché comunque molto caldo, no, al nostro composto, magari smonterebbe, eccetera eccetera. Invece facendo così non gli do lo shock termico. Non ho mai capito perché, ma vabbè. Già, perché per i destri, per i mancini, Esatto. niente. Quindi aggiungiamo un pochino di latte caldo e burro. Ecco, diciamo un terzo della dose. Mescoliamo ben bene e poi aggiungiamo questo a quello. E poi man mano aggiungeremo tutto l'altro latte. Ok? Quindi ci rivediamo a composto fatto. A composto fatto. Abbiamo aggiunto tutto il latte e burro. Con il mio assistente qui, che lui è destro e quindi era per il verso giusto al pentolino. E adesso accendiamo il forno a 170 gradi e facciamogli raggiungere la temperatura. Nel frattempo ho unto uno stampo, ho messo della carta da forno, anche se a cerniera io non mi fido mai, quindi ci metto la carta da forno, che a volte è capitato che magari uscisse un po' da sotto, no? Quando non chiude bene succede. Da quant'è questo stampo? Questo è da circa 20-21 centimetri, se non erro. Eccolo qua. Sembra molto invitante. Beh, poi è bella leggera, capito? Leggera spumosa, non perché Sì. comunque c'è il burro, quindi tanto leggera non è. In forno per circa 40 minuti nella parte centrale, forno statico, A dopo. a 170 gradi, ve l'avevo già detto, Eccola qui ragazzi, è pronta. Ma guardate che bella. E quanto è alta. Perché saranno 3 dita, grosso modo. sì. E adesso aspettiamo un attimino che... In realtà sono 4, tue. le mie, certo. Aspettiamo un pochino che si raffredda e poi l'apriamo. A tra poco. Eccola qua, è pronta. Si è raffreddata, guardate, il coltello è entrato con una facilità estrema. Guardate che meraviglia. È una nuvola. Wow. Ragazzi, adesso la andiamo a assaggiare e noi ci rivediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.